nella gara precedente. Oggi sarà tosta perché abbiamo dormito durante il viaggio e quindi siamo ancora un po' allucinati. Cosa hai in mente per oggi? Di non fare schifo. Cercheremo di fare il nostro piano segreto top secret. Spegnimento dei semafori, parte gara 2 a Rozzano. Difesa ardita e audace per quanto riguarda Giardina. Ed eccoci qui, siamo all'ultimo atto della Dagli del Gas Kart Series. Non mi aspettavo mai a inizio anno che saremmo arrivati fino a questo punto, o meglio, c'era l'ambizione, ma dall'ambizione alla consapevolezza ne passa, e già come punto di partenza è più che positivo, perché una frase che io ricordavo, anzi che ricordo tuttora, è quando parlavo con Nico Beneventi, quello della AS, che mi diceva: vincerai te il campionato, ma perché non ci sarai tutte quante le gare. E pensare che quasi metà griglia c'è sempre stata e l'80% dei piloti mi ha corso 5 gare su 6 è una vittoria, perché non mi aspettavo un coinvolgimento generale sul piano delle presenze così alto. Di questo non sono capace a parlare oggi. Bando le ciance, ciancio le bande. Oggi cercherò di non essere troppo lungo, almeno inizio video, perché bisogna parlare un po' verso la fine. Come vedete dal titolo c'è scritto Misanino, questo perché la gara appunto è stata lì, quando in realtà il piano originale era di farla pomposa, per fare un po' come nella Formula 3 europea, ossia il cerchio che si chiude. Partire da Pomposa, fare tutte le gare e poi tornare a Pomposa. A settembre, tipo una settimana dopo la gara di Rozzano, già mi dicevano no, tutto ottobre è occupato, compreso il 27, data in cui è stata corsa la gara. Trovare una pista era impossibile. Fortuna vuole che almeno Misanino era libera, clamorosamente, perché letteralmente quel giorno lì che ci siamo stati non c'era un buco, cioè neanche un deficiente che voleva andare lì a farsi un turno non poteva, perché di base o c'erano degli spazi, e qui poi ci torniamo, o non corri. Non farò tutto il discorso di raccontare viaggio e non viaggio, perché gira e rigira è sempre simile come situazione. Quello che c'è da raccontare però è che è successa una cosa che ci ha lasciato un po' tutti sorpresi quando ormai eravamo nella zona vicino alla pista, mancavano tipo 10 km. Roba che ci ha lasciato così e che vi faccio vedere. Raga, abbiamo il pullman del Cagliari calcio che ha giocato venerdì alle 6, sì, a Udine. Siamo domenica adesso alle 3:15. Io mi chiedo che cazzo ci facciano vicino a Misano sti qua. Porco di un dio, sono andati a Troia sti qua sicuro. Queste clip si trovano sulla pagina della Dagli del Gas Kart Series, quella Instagram. Lì ci sono tutte le esclusive, cose che non metto qui. Viaggio fatto, intro fatta, è tempo di lasciar parlare i piloti, anche perché oggi bisogna dirlo, saremo in tanti. Nicolò Beneventi, presente all'ultima gara, pilota della AS. La squadra è stata molto polemica nei tuoi confronti perché eri il loro pilota di punta e non ci sei mai stato. Come rispondi a questa dichiarazione? Guarda, io sono tranquillissimo, il team non ha parlato con me, doveva venire qui a dirmelo, non si sono presentati, sono dei codardi. Io sono qui e farò vedere quanto valgo. A proposito di far vedere quanto vali, i tuoi obiettivi di oggi quali sono? Guarda, sono semplici: pole, vittoria, gara 1 e gara 2 e giro veloce. Sono il più forte e tutti mi staranno dietro a guardare gli schermi. Hai qualche strategia per fare questa cosa? Semplice, butto fuori tutti. Non credo che sia una cosa regolare. Per me sì, nessuno mi ha detto che non si può farlo. Giuseppe Sassone, 20° in campionato. Ti avevamo lasciato in Racing Bull sponsorizzato da pagamenti elettronici e ti ritroviamo in una squadra di americani con Beneventi. Come ti senti? Sì, c'è stato questo cambio, mi sento bene, c'è aria nuova, è vero anche quello, però è anche vero che c'è il team americano dietro, quindi siamo un po' impanicati, però
c'è anche aria nuova, dai, si spera in cose migliori rispetto a inizio campionato, che per 3 punti in classifica, insomma. Pensi che la distanza dalle gare sia un problema? Pensi che essere stato fermo tanto a lungo può crearti delle difficoltà? No, carichi a bestia, sempre. Vai. Samuele Canella, 2 14esimi posti, e oggi alla vigilia di Misanino dove ti vedi? Guarda, la prima volta ho preso una gran saraccata perché non mi aspettavo tutta questa forza da voi, quindi sì, insomma, spero 13esimi, insomma, voglio spingere un po' di più rispetto all'altra volta, anche perché mi avete preso in giro per i 50, quindi mi sono reso conto che dovrei spingere un po' di più. Marco Barone, vieni da una gara controversa con un contatto con Elias Schuban. Oggi dove ti vedi per la gara? Oggi non mi vedo abbastanza male, dai. Mi importa solo godermi la pista, so che c'è una bella pista, godermela piena, questo è importante. Fa un po' la voce dopo. Il fatto di essere in 18 ti carica o ti destabilizza? 18 siamo un bel gruppetto, adesso vediamo come può andare. Ogni cosa non è scritto nulla. Allora, Aston Martin Ferrari, la tua squadra è a 14 punti dall'Aston Martin e potete vincere a squadre. Pensi di avere qualche possibilità o la vedi difficile? Dai, la vedo abbastanza possibile, dai, giochiamocela, vediamo come va. Alessandro Bignozzi, 15esima posizione in campionato, e siamo qui a Misanino. Con che obiettivi ti presenti? Dare il 100% e cercare di migliorare la classifica generale, almeno salire 1 o 2 posizioni se possibile. Dove ti vedi per la gara di oggi a livello di posizioni, contando che saremo in 18? Contando che saremo in 18 io punterò sempre a ovviamente il massimo, però mi aspetto un metà classifica. Vieni da un'ultima gara chiusa nei primi 10 e pista diversa oggi. Dove ti vedi come obiettivo? Allora, ho visto la pista, veramente molto bella, mai vista prima, mai stato prima, e vedo che penso che posso dare il massimo, davvero. Penso che oggi è anche una giornata molto nuvolosa e potrebbe anche piovere, quindi anche il tempo ci potrebbe lasciare soddisfatto. Vediamo come va. Spero almeno ripetere il risultato o migliorare molto anche, però. Rientri dopo una gara di assenza andata in maniera polemica. Eri nel trailer della gara con "è stata una gara truccata". Oggi come ti vedi per Misanino? Allora, abbastanza bene in realtà, adesso vediamo come sono questi carte. Diciamo che è rimasta un po' la sfiducia dalla gara di Jesolo, sempre per la questione dei kart che avevo detto, però penso che qui, essendo una pista molto famosa e gettonata, non ci saranno questi problemi. Dove ti vedi a livello di classifica per oggi? Piazzarola mi piacerebbe almeno la top 5, però staremo a vedere, insomma, perché non conosco la pista come tutti, quindi bisogna vedere. Davide dalla Libra, venuto da un incidente a Rossano, nonché da una clip storica su Instagram, e oggi come ti vedi per questa gara? Sei in lotta in un certo senso anche per l'8° posto in campionato. Si spera di far bene e si spera di non fare un altro incidente praticamente mortale, che mi sono spaccato il fianco, ste porche. E niente, si cerca di partire bene e niente, tanto sono le stesse cose che dico sempre, ma alla fine non mantengo. Sei in piena lotta per l'8ª posizione con Drago, K e Dallas. Dove ti vedi per oggi? Che sensazioni hai? Ma le ambizioni sono sempre quelle, dalla quinta, sesta, quarta, dei lanci, però sì, l'obiettivo è arrivare davanti ad Eris. Come ti vedi nella lotta a squadre? L'Aston Martin è davanti di 14 punti rispetto alla Ferrari e siete a un passo dal titolo. Come super favoriti, direi. Dei punti li portiamo a casa sicuramente oggi. Quindi poche palle. E pensiamo a una cosa, 2 gare fa eri 16esimo, adesso sei 9° a 5 punti dall'8° posto. Dove ti vedi per la gara di oggi? Nella gara di oggi
spero di vedermi almeno tra i primi 5, almeno l'ultima, concludiamo in bellezza, dai, con un fiocchettino. Con che approccio sei arrivato? Alla cieca, improvvisazione o hai studiato? Beh, un po' ho studiato con Arturo, come avete sentito prima, abbiamo la strategia di vincere, quindi... Lucca-Milan, attualmente ottavo in classifica e in mezzo alla lotta. Dove ti vedi oggi per Misanino? Per Misanino? Spero solo di arrivare almeno per mantenere l'8° posto tra i primi 10, spero almeno. Dopo tutto il resto si vedrà, è l'ultima gara. Hai qualcosa in mente o arrivi un po' alla cieca? Arrivo un po' alla cieca sinceramente, cercherò di improvvisare. Elias Schuban, sei tornato a buoni livelli nell'ultima gara con una terza e una quarta posizione. Per oggi dove ti vedi? Oggi purtroppo è l'ultima tappa del campionato e daremo il nostro meglio. Oggi possiamo dire di puntare al podio. Puntare al podio, chiaramente non in prima posizione, ma la terza o la seconda si può fare, vediamo. Quale qualità pensi di avere più degli altri per raggiungere questo risultato? Secondo me la mia qualità più che mi fa dare risultati è il fatto di essere affamato. Io voglio mangiare posizioni e arrivare in cima. Ultima gara, siamo a Misanino e Rami, quali sono i tuoi obiettivi per la gara di oggi? Allora, miei obiettivi, guarda, oggi sai che è l'ultima gara questa stagione, poi addirittura è l'ultima gara per l'Alpina e quindi vorrei lasciare un bel ricordo all'Alpina, quindi cerco di fare il meglio. Riesci a quantificarlo il tuo meglio o corri solo alla facciamo il possibile? Non vorrei dare una posizione, che non so come andrà perché tutti sono bravi. Jürgen Domi, Ferrari driver, that's your last race and what's your target for today? Today it's so difficult because we have 18 cars on the grid. That will be crazy. So I'm excited to be the first or the last. Oddio. Sorry for the bestemmia, but something behind me happens. What do you think about championship battle? That's so close between between Campana, Urucci and Vallieri, but I think that Campana will be the man who porco dio will be the champ. Campana for the title. And what about Aston Martin and Ferrari for teams championship? I think my teammate can do a lot of points, so we hope that Ferrari can win the championship constructor. Abbiamo qui con noi Patrick Campana che attualmente è terzo in classifica e considerando la mancanza di Aurucci, cosa speri di riuscire a ottenere oggi? Io miro ad arrivare quinto perché c'è troppa gente, tutti agguerriti, uno che mira a sbattere fuori tutti, quindi il tuo ex compagno di squadra. E in mezzo io dico una roba, non mi sarei mai aspettato di arrivare a lottare per il campionato all'ultima gara per come era iniziato. Va già bene così, quel che salta fuori. Per le squadre io spero in Zanna, in teoria siamo davanti di 14 punti, in pratica non so niente. Francesco Vallieri, Red Bull da sola in pista, non c'è il tuo compagno di squadra e sei in piena corsa per il titolo. Dove ti vedi per oggi? Che obiettivi hai? Obiettivo tra i primi, quindi spero anche terzo, secondo, gara 1 e 2, però ovviamente punto al primo posto, spero fare il possibile senza Urucci davanti. Cosa pensi di avere di più del tuo avversario diretto in campionato per potergli stare davanti? Io direi più grinta e più voglia di vincere e guadagnare punti per finire questo campionato. Immaginando di avere come nei giochi un start via weekend, quale weekend di gara, o meglio in quale pista, vorresti ricorrere pensando di fare meglio di quanto hai fatto? Pomposa.
Pomposa perché l'abbiamo corso sul bagnato, ovviamente non avevo mai corso prima sul bagnato e sarebbe bello farla sull'asciutto, ecco. Ok. Allora, penso proprio Jesolo. Jesolo è stata una gara in cui secondo me non ero proprio al mio massimo, concentrato, penso che avrei potuto andare molto di più. Sono arrivato anche infatti in una posizione più bassa della mia media, diciamo, però ho anche imparato, ho anche visto gli errori, comunque sia ho imparato da essi. Probabilmente Siena, solo perché era stata la prima gara. Quella di Pomposa. Quella di Pomposa perché l'abbiamo fatta quando è piovuto, non avevo mai driftato, mi hanno diciamo spiegato un po' lì, me la sono cavata di merda, però a secco penso che la rifarei meglio, sicuramente meglio. L'ultimo no, perché l'ultimo è stato condizionato da un mega incidente. Forse il primo, direi. Sinceramente nessuno. Sono andati tutti bene. Tutte. Sceglierei Jesolo e andrei più stretto nella penultima curva così non finire fuori e per avere un risultato migliore. Ecco. Certamente Pomposa, ho sempre avuto la sfiga lì per colpa del tempo. Sai che ogni volta vado a correre a Pomposa si mette a piovere, quindi preferisco correre all'asciutto. That's not easy. Maybe I will say Cervia because I made a mistake in race 2, but in other way I say Sea because I had the opportunity to win and I didn't. So Siena. Se dovessi tornare indietro, Siena, mancavano Auruzzi e Artur, ho fatto quarto e quarto, avevo fatto una partenza che ero quarto ed ero nono dopo una curva. Quindi ti piacerebbe misurarti di nuovo contro di loro in quella gara? Piuttosto sì, perché sono arrivato quarto senza di loro, preferisco arrivare settimo con loro, con tutto il rispetto. Direi Cervia, farei quella di Cervia. Io mi guardo nel video e sembra che peso 190 kg. Non so se sia il cappuccio oppure se con tutto il bene che gli voglio sia il fatto che Bigno mi ha fatto il video ad altezza Maroni, praticamente messo così. Una cosa che va sottolineata è il fatto che, per quanto non ci sia stato nelle interviste, Arturo è in gara. Perché non c'era? Perché quell'Ebet, tanto per cambiare, era in ritardo. Cristo, è a 12:30, lui fa sto partendo. Alle 3:30 sto partendo. E vorrei sottolineare che stava partendo da Imola, perché lui era Imola, non mi ricordo per quale strano motivo. Imola Misanino. Cioè siamo arrivati lì, lui è arrivato praticamente che noi ci stavamo registrando. Non c'era il tempo materiale per fargli l'intervista e i risultati sono questi. Cosa che va sottolineata, non c'è neanche la sua telecamera. Questo perché lui mi ha detto che gli era praticamente, gli si è rotto il casco. Ci sono anche dei volti nuovi e seminuovi. Volti nuovi in un certo senso come Nico, che cioè non è un volto nuovo perché ha già corso ma è la sua prima gara quest'anno. Oppure Giuse, che poveretto col lavoro non c'è praticamente mai potuto essere e ha corso solo la prima gara a Pomposa. E credetemi, la cosa più bella, che non me ne voglia nessuno, è stata un po' rivedere loro in pista, perché con loro è iniziato tutto. Cioè la prima gara, o meglio non la prima ma la seconda, però quando il gruppo è stato creato, proprio agli inizi, gli albori, no, ancora prima della Dagli del Gas Series erano loro due, e avere un po' le fondamenta è la parte più importante, perché sì, dopo sono arrivati i vari Bigno, Frenz, Rami, Elis, però sono arrivati poco dopo rispetto all'inizio e quindi è diversa la sensazione di avere in pista loro due, anche perché ricordiamo della prima gara assoluta siamo rimasti in 6, io, Yuri, Drago, Arturo, Nico e Giuse, solo noi 6, tutti gli altri è tutta gente che è arrivata dopo, alcuni addirittura quest'anno, alcuni a campionato in corso come Lore, Marco e Samu.
Ad ogni modo, ci stiamo avvicinando alle qualifiche ed è tempo già di annunciare una cosa molto precisa. La sessione sarà corta, soltanto 5 minuti, per mettere insieme un tempo che permetterà di stabilire in che posizione partiremo. Metterò in grafica 10 minuti perché fa cagare scrivere 5, scusate. Ciò che mi ha un po' lasciato perplesso è la non possibilità di rendere malleabile l'evento. Cioè anche di dire vi paghiamo un sovrapprezzo, ma fateci fare una qualifica più lunga. No, non è fisicamente possibile. Prova libera, ma no, ma figurati, andava prenotata prima, solo che prenotata prima mi dicevano bisogna sentire la cassa del circuito. Quindi niente prova libera, qualifica di 5 minuti, in grafica 10 appunto perché mi fa cagare scrivere 10, no, mi fa cagare scrivere 5, non so fare a parlare, Catinan Cankar, e niente, vi lascio alle qualifiche. (46,8). Allora io, a dire la verità, ho visto i tempi dei migliori che stanno sul 45 e un dubbio mi viene, cioè i migliori proprio quelli che sono andati a correre lì, 45 medio più o meno, 45 basso anche. Un dubbio che ho è che magari non ho sfruttato totalmente la pista come dovevo. L'altro dubbio è il peso, perché effettivamente vai sul sito che gli devo dare atto e tanta roba, cioè vai lì, vedi i tempi di ogni tesserato, le ultime gare, eccetera eccetera. Comunque vedi la classifica e nei pesi massimi, ossia circa quelli sui 90 kg, non ce n'è uno, o forse uno, che ha girato sul 45,9, adesso sono tutti sul 46,2, 3, 4, 5. Sta lì in mezzo, contando che era la mia seconda volta al circuito, prima, e tra l'altro la prima è stata 10 anni fa. Mi sta bene, cioè prendo e porto a casa. Ma a prescindere dal discorso dei tempi, voi tutti vi chiederete chi sono i tre con il numero bianco. Questa è una cosa che mi ha dato molto fastidio e non nego che per un momento io pensavo anzi di fare il pezzo di merda e minacciare di far saltare l'evento. Il problema è che avevano così tanta gente lì che magari andava a finire in quel modo. Vi spiego. Noi eravamo 17. Questo perché comunque sul sito oltre le 18 persone non possono essere messe. Proprio se riesco vi lascio anche un video che dimostra questa cosa. Fatto sta che noi comunque a prescindere dal sito eravamo in 17 e gli ho detto siamo dei ragazzi che organizzano un campionato
e siamo all'ultima gara. Ah, va bene, ci mancherebbe. Arriviamo lì e vediamo che ci cacciano dentro 3 persone a caso. Vado a chiedere spiegazioni. Ma loro avevano voglia di fare una gara, ma non sono riusciti a organizzarsi con le persone, quindi li abbiamo cacciati in mezzo a voi. Non proprio con queste parole, ma il succo è quello lì. Non nego che la pressione qua era arrivata, qui. E poi rincare, ma noi facciamo così perché così ci guadagniamo di più e con la griglia piena. Certo, però una noncuranza simile, perché adesso parliamoci chiaro, se vai da dei ragazzi che fanno la gara singola, non fanno il campionato, 3 persone in più o in meno non gliene fotte un cazzo. Ma in un campionato con dei punti in palio rompe i maroni. Secondo me lì si tratta semplicemente di avere del buon senso che purtroppo secondo me non c'è stato. Mi dispiace da dire, ma siccome si paga per un servizio e non è che c'è stato uno sconto, io per quale motivo dovrei nascondere una situazione che c'è stata? Non che lo sconto lo abbia chiesto, però per dire, dal momento che non c'è stato uno sconto, un trattamento di favore, ho tutto il diritto di lamentarmi su qualcosa che non è andato per il verso giusto. Comunque, 3 ragazzi nuovi a parte che ci hanno cacciato dentro, è tempo di concedere a Matte l'ultima intro della stagione. L'ultima di questa Dagli del Gas Car Series edizione 2024, ed è giusto lasciargli tutto lo spazio che serve. Matte, prego, annuncia questo Gran Premio di San Marino, quest'ultimo atto. Il microfono è tuo. ...105 km, 10 gare non sufficienti ad avere un padrone di questa storia. Ultimi 19 km nella cornice di Misano essenziali per avere un verdetto al termine del Gran Premio di San Marino. E con la transizione tramonto-notte tutto è iniziato, così come si chiuderà questo splendido capitolo che vede fronteggiarsi 3 personalità lontane e distinte: la riservatezza di Aurucci, la spavalderia di Campana e Vallieri, che rappresenta forse la via di mezzo tra i due, e la gara delle speranze per Aurucci, che dalla Spagna, impegnato ai FIA Motorsport Games, deve sperare che i suoi contendenti non ottengano risultati di grido, mentre Vallieri deve ritrovare la velocità di inizio anno con Campana, che invece come mai prima è diventato costante, una regolarità di rendimento che lo mette sicuramente tra i candidati e forse lì il primo avversario di Matteo Aurucci. Vediamo dalla mappa del circuito le caratteristiche principali: un'umidità molto alta, 95%, con la temperatura atmosferica 16 gradi, invece sull'asfalto ce ne sono 19, circuito che sfiora il chilometro di lunghezza con i suoi 900 metri, 14 curve. Assenti Colombarini e Kuzowski per lavoro, grande assente ovviamente Matteo Aurucci, come abbiamo detto, impegnato ai FIA Motorsport Games. Rientrano dall'assenza di Rozzano, Occhi e Fantini, prima volta invece per l'AS in stagione, con 2 carte in griglia di partenza, considerando il rientro di Sassone e l'esordio di Beneventi. La classifica vede Aurucci a 192 punti, più 31 su Vallieri. Campana, come detto, grande costanza, forse diventa lui il primo avversario di Aurucci, il primo competitors, ma attenzione ovviamente a Vallieri, che è sempre molto molto veloce. Attenzione anche alle novità, perché Jochen Riedel, Marcus Niskensen e Lopez esordiscono, nonostante poi eventuali polemiche. La federazione internazionale ha deciso di inserire i piloti. Qui invece abbiamo i voti che arrivano da chi guarda e chi osserva questo spettacolare campionato: 55% per Vallieri. Adesso si procede con la griglia di partenza, ricordando che ci sono 3 volti in più rispetto al solito, ed eccolo qui Jochen Riedel in 20ª posizione, arriva in ritardo al circuito, non prende parte alle qualifiche. Nicola Beneventi in 19ª posizione, Samuele Canella 18º, in 17ª invece la McLaren di Mattia Pinca. Saliamo di una fila con Marcus Niskanen, anche lui new entry, novità di questo fine settimana. Davide Dalla Libera 15º, la Haas con Giuseppe Sassone
Albon, che ha ottenuto una prestazione non male al suo fianco. Gianluca Zanichelli 13esimo, 12esimo Herman Lopez in 11esima posizione, Luca Milan buona qualifica dopo alcuni round un po' incolore. Bignozzi 10º al suo fianco, la Mercedes di Christian Giardina in 9ª posizione. Si entra in una fila tutta Ferrari con Marco Barone e Jürgen Domi in 8ª e 7ª casella. Domi un po' sottotono, però vedremo, ci sarà modo di rifarsi in gara. Ftuni al 6º posto, Schuban in 5ª posizione, una buona qualifica avanti. In seconda fila invece troviamo Lorenzo Occhi, al suo fianco Francesco Vallieri dalla 3ª posizione, e poi lì davanti a tutti Arturo Fantini, che qualifica per Arturo con la sua Mercedes, e il poleman Patrick Campana che ottiene la pole position. L'ultima stagionale, ci siamo, tutto è pronto al Misanino, ultimo round, ultime 2 gare che partono tra pochissimo. Ammetto che non sono abituato a partire in pole, cioè l'ultima volta è stato molto tempo fa, e fa un certo effetto, soprattutto se pensiamo dove ero inizio anno, cioè i 9 decimi presi a Siena. La prima cosa che io ho pensato non è stata tanto la pole, perché me ne frega relativamente, ribadisco, col fatto che manca Aurux faccio fatica a vedere i miei risultati in modo oggettivo. Più che altro è stato vedere Nico così indietro, Nico e anche Giusy. Nico non è mai stato un velocista in qualifica, ma da lì a 19esimo è tosta. Giusy al contrario non è mai stato un cattivo pilota in qualifica, solo che poi tempo dopo, parlando con Yuri, poi tempo dopo relativamente perché alla cena, è come in un certo senso prendiamo l'Aston Martin dell'anno scorso, che era la seconda forza del mondiale, a volte addirittura era più veloce della Red Bull, vedi Monte Carlo. Il problema è che se la macchina non la sviluppi, poi lei resta lì ma gli altri migliorano, e questo è successo più o meno lì, presumo, perché Nico e Giuse, che l'anno scorso erano ragazzi che se la giocavano tra la 5ª e la 7ª posizione, 8ª, 4ª, 8ª, quel cazzo che era lì in mezzo, loro sono rimasti fermi lì perché non hanno praticamente più gareggiato, mentre gli altri hanno fatto chilometri su chilometri migliorando e colmando le lacune. Presumo di poterla indicare lì questa cosa, però ha fatto comunque un certo effetto. A prescindere, ci siamo. Addirittura 20 persone, tra cui quei 3 lì, continuiamo a ribadire quel concetto, però avrei comunque avuto 9 file senza di loro fino a 17, e dico wow, che spettacolo. Il dubbio che può saltare fuori è: come gestirai quei 3 nuovi? Come posso gestire della gente che non conosco, della gente di cui non so niente? Lo vedrete. L'ultimo è uno che è arrivato a caso dopo le qualifiche, ce l'hanno cacciato dentro la gara. Infatti nel foglio dei tempi c'erano 19 piloti registrati alla qualifica e 20 alla gara, però vabbè, sono tutte chiacchiere da bar. Quello che conta è che adesso vi dovete gustare gara 1. La griglia di partenza è gremita con ben 20 piloti pronti a combattere nel GP di San Marino. 2 manche, la prima da 12 giri, Campana con la sua Aston Martin davanti alla Mercedes di Fantini. L'ultimo colpo in canna, anzi in realtà il penultimo, ma Campana insieme a Vallieri, se vuole battere un Aurucci assente, deve assolutamente puntare alla vittoria, così come per l'appunto Vallieri stesso. Occhi, Schuban, Ftuni, autore di una buona qualifica. Domi invece deve puntare alla rimonta per provare a regalare insieme a Barone punti pesanti alla Ferrari. Sono 20 protagonisti per l'ultimo round della Daie del Gas Car Series. Luca Milan e la sua Visa Cash Up Racing Bull in 11ª posizione, anche lui si va a fermare, così come Davide Dalla Libera che scatta dalla 15ª posizione. La tensione sale, i motori stanno per accendersi, stanno per salire di giri, 12 le tornate di gara per questa prima manche. Attenzione alle scintille nel pre-gara tra Campana e Beneventi, con il pilota Aston Martin che lamentava un impeding, il pilota della Haas che a sua volta lamentava un favoritismo sui track limits a favore del pilota di Ferrara. I due sono finiti in direzione gara e
il tutto è stato archiviato con una reprimenda. Nel frattempo bandiera verde in fondo alla griglia di partenza, si spengono le luci, si spengono i semafori e dunque il via tra pochi istanti, tra pochi secondi della prima manche del Misanino del Gran Premio di San Marino, con Campana dalla pole position. Scatto però non eccezionale da parte di Patrick Campana, con Fantini che diventa il nuovo leader della gara. Valieri si mette al centro della pista, cerca di attaccare, sale al secondo posto Valieri. Schuban, che scatto per Schuban dalla quinta alla prima posizione, veramente una partenza strepitosa per il pilota della McLaren, con Campana che invece al via non è stato così reattivo e dal primo posto scende al terzo, stacca e difende la terza posizione con una frenata abbastanza prolungata. Attenzione invece, la partenza di Occhi non è stata così ideale, così eccezionale, con Lorenzo che è sceso al settimo posto davanti a Zanichelli. Linea molto molto larga, cede il passo allo stesso Zanichelli che prende poi la posizione di davanti su un Domi che finisce lungo e sembra avere qualche difficoltà Domi a rimanere in pista, a tenere il controllo della sua Ferrari. Davanti Campana sta rimontando nei confronti di Fantini, una partenza che lo ha visto perdere qualche decimo di secondo nei primi metri, una velocità però in accelerazione dall'ultima curva veramente eccezionale all'inizio del secondo giro. Campana va all'interno, finisce però fuori dalla pista. Attenzione tra Klimitz e qui la reazione anche di Fantini e di Campana, con un Valieri che con un gesto non ha parole dolcissime. Fantini e Valieri si mettono quindi all'inseguimento di Campana, un Valieri che credo che sia animato dalla voglia di rimontare, dalla voglia di recuperare. Vediamo se Fantini va all'interno per riprovarci su Campana. Attenzione, ce la fa, la sportellata poi di Valieri che non ha timori reverenziali nei confronti del suo rivale in campionato. Ricordando l'assenza di Aurucci, devono in un certo senso, non dico collaborare, però l'obiettivo per loro due è assolutamente vincere la gara, e in questo momento tra loro e la vittoria c'è un duo, Schuban-Fantini, forse inatteso lì davanti in testa alla classifica. Attenzione però perché c'è un contatto, ne approfitta Bignozzi, Giardini, Aftuni e Domi perdono un po' di terreno, la classifica provvisoria, mentre Schuban registra il record. Vedrebbe ancora Aurucci in vantaggio, 47,8 per Schuban. Che giro, attenzione anche qua lunghissimo sui dissuasori, Milan che perde terreno in accelerazione dall'ultima curva. Qui invece rivediamo la partenza di Domi, riesce a partire molto molto bene Schuban, come vediamo, fino alla prima posizione. Nell'arco di pochi metri è riuscito a fare un salto di ben 4 posizioni Schuman, con Domi che invece è stato bloccato nel traffico, stretto nella morsa della pancia della classifica. Però nonostante tutto, nonostante il caos, ha evitato contatti. Questo è sicuramente un buon segnale. La gara poi è lunga e c'è spazio per recuperare. Vediamo invece dall'onboard di Luca Milan cosa è successo. La partenza di Milan che va proprio a far vedere lo scatto disastroso di Ftuni, che perde davvero molto molto terreno, molto tempo. Milan che è in 15ª posizione e che con la sua Visa Sharp Racing Bull sembra non avere proprio la spinta. Qui ancora replay, azione con Barone alla fine del primo giro, ed ecco perché Barone ha perso così tante posizioni. Potevamo a conti fatti immaginare un contatto nella zona delle retrovie. Anche Beneventi con la sua Haas, incrocio di traiettoria, si ritrova praticamente 3-4 kart davanti. Bella partenza Nico, bravo. Sì, ok, ma che posizione siamo? Siamo P16, ripeto P16. È un po' perplesso Beneventi, però con un Haas cosa ci puoi... Non credo che tu possa avere altri obiettivi, anzi è già un buon passo in avanti. Peraltro poi ha visto 4 piloti girati dinanzi a sé, davanti a lui, e dai, deve essere felice, deve essere contento. Nella vita può sempre andare peggio. Intanto Valieri incrocia in curva 1 e riesce a passare Fantini, un Fantini che sembrava essere della partita, in realtà forse a Campana quarto, con Valieri e Fantini che sono in seconda e terza posizione. Campana ha perso un po' di terreno, Fantini va a lungo, Campana prova a farsi rivedere. Sì, questo confronto che si ripete ancora una volta, il contatto con Campana che è stato schiacciato. Valieri credo che ci abbia rimesso per la maggiore, in realtà però la spunta di nuovo, finisce sull'erba, taglia secco sul cordolo. Campana che invece incrocia di nuovo la sua linea, è un Valieri che ancora una volta a gesti si fa capire, è perplesso e vuole assolutamente dimostrare
di averne per conquistare il titolo, ma in questo momento gara 1 non sta andando per il verso giusto, anzi viene subito passato anche da Occhi. Non è stato un gran giro per Vallieri. Schuban ancora il più veloce in pista, 47,8, quindi Schuban, Fantini, Campana. Intanto errore del pilota Haas, errore in questo caso di Sassone che si gira, arriva Beneventi che quindi prova a artigliare la zona punti con Herman Lopez che invece tenta il tutto per tutto all'interno. Occhio perché anche Niskanen, Oh, ma il come finlandese, cazzo siamo messi per i costruttori? Come siamo messi? Siamo messi a pecora. Zanna è davanti a te. Marco invece è stato sbattuto fuori dal drago del penultimo. Mancano ancora molti giri, quindi da Moa, schiaccia quell'acceleratore e muoviti. Sì, vabbè, che bella pesa per il culo. Forse Dio can! dovrebbe correre l'ingegnere per quanto è gasato piuttosto che Jürgen, che effettivamente con Ferrari non è messo proprio benissimo. Mentre ascoltavamo il team radio di Domi che appunto è in 10ª posizione, è successo di tutto lì davanti con Vallieri che è uscito di nuovo fuori dalla pista. Attenzione Fantini all'interno di Schuban, ringrazia Campana, Campana prende 2 posizioni in un sol colpo e diventa il nuovo leader della gara. Schuban sembrava involato verso una gara 1 dominata, in realtà Fantini ci ha provato fino all'ultimo. Ftuni 47,609, giro record, è lui il pilota più veloce in pista. Qui rivediamo il replay con Domi, battaglia nel corso del terzo giro, Bignozzi va lunghissimo in curva 2, ne approfitta Giardina che supera, quindi Ftuni nella mischia. È una delle manche, una delle gare più spettacolari dell'anno, della stagione. Anche Domi lungo, sembra che il misanino con tutta questa umidità stia mettendo un po' in crisi i piloti. Attenzione invece Occhi, guardate il sottosterzo per il portacolori Sauber, replay della battaglia con Vallieri. Mentre ascoltavamo il team radio di Domi con l'ingegnere di pista del muretto box Ferrari. Oh, che sorpasso, aggressivissimo in stile NASCAR. Un Lorenzo Occhi che diventa quasi Kyle Busch e in questo momento addirittura rallenta, lo vediamo nel replay. Passa in questo istante Vallieri che non l'ha presa assolutamente bene. Ecco, credo che Vallieri di botte ne abbia già prese abbastanza. Qui invece è lungo il perché di Bignozzi risultava fuori pista ed ecco infatti l'errore con Domi che riabbraccia la top 10. La gara è ancora molto aperta, tantissimi replay. Azione invece durante la sequenza che vede Barone davanti a Beneventi. Marco Barone passa l'AS di Niccolò Beneventi, stessa motorizzazione. Io in questo caso direi a Maranello di chiedere un po' l'ordine di squadra perché in Ferrari si stanno giocando punti pesanti per la classifica costruttori. Ritorniamo in diretta al quinto giro sui 12 in programma. Nico, stai girando lentissimo. Che succede? Dai, vieni qua a dirmelo se hai il coraggio, dai. Verrò anche lì a dirtelo se serve. Stai perdendo quasi 5 secondi a giro. Oh, ma vuoi star zitta? Tasi, sto set fa schifo, l'avete fatto voi, basta, mi sono rotto. Un Beneventi che infatti si lamenta tanto e se la prende un po' di screzi nel team AS. Campana invece allunga su Fantini, 46,800 per Patrick Campana che ribadisce il record, 1 secondo e 7 di vantaggio su Fantini. Vallieri all'interno su Schuban che è entrato in un momento difficile, credo che abbia scelto la gomma Hypersoft per iniziare la gara, che il degrado stia aumentando sempre di più per uno Schuban che forse se la prenderà con il team, il muretto box, per questa scelta un po' ardita che non sta pagando assolutamente. Infatti va lentissimo Schuban con Vallieri che sarà al terzo posto. La classifica potrebbe sorridere a Campana, siamo a metà gara, Campana era al quarto posto pensate, adesso invece è lì davanti a tutti. Se ne di quanti ribaltamenti di fronte ci siano stati in questa prima metà della corsa. Lunghissimo Luca Milan che viene passato da Pinca e Pinca sale in 12ª posizione. Campana ancora una volta più veloce in pista, ma attenzione a Joachim Riedel dal nulla, 46,498. Evidentemente ha capito in che direzione si gira in questa pista Riedel, che dalla parte centrale della top 10 in 6ª posizione ha instaurato un bel ritmo gara e sta recuperando, quindi davvero bravo Riedel. Adesso non troppo distante da Schuban. Vediamo invece la classifica costruttori. Aston Martin 252, Ferrari a 209, che in questo momento perderebbe la possibilità di giocarsi il titolo. Occhi ha qualche problema a rimanere all'interno del circuito, finisce lungo. Vediamo se Schuban si butta all'interno. No, Schuban non ce la fa, con Occhi che ha guardato, ha osservato la posizione di Elias nella parte centrale del circuito. Domi intanto è ancora in 10ª posizione, un passo gara inesistente per lui. Sembra sì non perdere troppo terreno da Giardina. Lungo Giardina, non ha fatto in tempo a dirlo. Giardina va lunghissimo all'ultima curva, quasi va a sbattere
Domi sale in nona posizione, attenzione infatti cambia la classifica con Domi sì al nono posto, Campana, Vallieri recupererebbero punti su Aurucci che rimarrebbe comunque leader nonostante il successo di Campana, e c'è stato anche un sorpasso con Riedel che è in quinta piazza davanti a Schuban, che di ritmo ne ha poco, adesso sembra non poter più ripetere i tempi di prima. Lotta anche per l'ottava posizione in campionato, Giardina deve mettere una pezza all'errore a lungo che abbiamo visto in precedenza, Lopez cerca di avere la meglio su Bignozzi che è in 13ª posizione, si difende bene il classe 2001 di V-Carb, la vecchia Minardi, poi Toro Rosso, poi Alfa Tauri, non so, dite voi come si chiama, il nome è quello insomma. E Domi ancora in nona posizione, come detto Ferrari ha l'urgenza di recuperare punti proprio perché Zanichelli è ottavo e Campana soprattutto è primo e nel confronto per il titolo costruttori sarebbe un risultato pessimo per Maranello considerando anche la 17ª posizione di Barone. Domi però guadagna qualcosa su Zanichelli con Barone che passa Sassone che perde anche la posizione su Niskasen, arriva nel frattempo anche Nicolò Beneventi, ma qui siamo in fondo alla classifica all'altezza del nono giro sui 12 previsti, con Campana che invece ha 2 secondi di vantaggio su Fantini. Milan perde un altro terreno, altre posizioni, passa in questo momento ma poi finisce lungo Barone che ha insistito qui, Barone che è 16esimo con Beneventi invece l'onboard camera. Facciamo continuamente dei salti dalla parte alta alla parte più bassa della classifica, lunghissimo Zanichelli, saluta e ringrazia Domi, guadagna un'altra posizione, ha passato prima Giardina per l'errore di quest'ultimo e poi anche Zanichelli. Attenzione intanto a Occhi che ci prova all'esterno, Riedel ringrazia e che sorpasso di Riedel, scaltro. È un Occhi non proprio attentissimo perché poteva coprire l'interno, non l'ha fatto assolutamente e ha dato poi lo spazio a Riedel per passare. Schuban in sesta posizione, Luca Milan ancora una volta lunghissimo in curva 7, questa volta però non riesce a tenere la posizione, questa curva non sembra essere adatta allo stile di guida di Luca Milan che scende in 16ª posizione. Barone potrebbe puntare alla top 10, no, in realtà è ancora troppo lontana. Domi invece sembra ingranare, sembra che nell'ultima parte della gara abbia trovato un po' di passo, abbia trovato la quadra con la sua Ferrari SF24 e infatti eccolo qui, 7ª posizione, ha passato Ftuni, non è distantissimo, non è lontanissimo perché Schuban va a lungo, il distacco si riduce, finisce quasi fuori dalla pista Schuban che deve controllare in controsterzo la sua vettura. Domi si avvicina, prende le misure, sono punti importantissimi questi per Ferrari. Attenzione intanto perché Niskanen sbaglia in curva 8, errore del finlandese e quindi Beneventi passa, scende Niskanen in fondo alla classifica e quindi cestina tutti gli sforzi fatti fino a questo momento. Campana invece deve doppiare Beneventi, questo è proprio il momento più difficile forse nell'ultima parte di gara per Campana che non deve perdere troppo terreno perché Fantini peraltro è anche velocissimo e stampa il record in 46.482. Campana ha raggiunto anche Sassone, la bandiera blu è stata esposta, però credo che in questo caso non stia collaborando Sassone, non stia assolutamente collaborando. Guardate Fantini sta ricucendo da 2 secondi a 1 secondo e mezzo e Campana ha perso ulteriore terreno, non vede le bandiere blu, non le vede le bandiere blu, incredibile. Siamo all'ultimo giro, si riapre la battaglia per la vittoria con la regia che stacca su Domi che in 7ª posizione ha raggiunto Schuban da ormai 1 giro e mezzo, ci prova il contatto con Schuban che con malizia chiude ma finisce fuori pista, si gira Schuban ma passa Ftuni, quindi per Domi la situazione non cambia. Intanto duello per la vittoria tra Campana e Fantini, una gara che per il pilota Aston Martin è diventata era una formalità, ora è diventata un incubo. Adesso l'ultima curva, incredibile il contatto, non ci posso credere. Fantini va a vincere la corsa, ma con il contatto sicuramente la direzione gara avrà il suo da fare per decidere un po' quel che è successo e dare un provvedimento, oppure il tutto si chiuderà con un warning. Nel frattempo la gara si chiude con Fantini che vince portando a casa anche il giro veloce, ma aspettiamo il replay per capire quel che è successo all'ultima curva. Anche Beneventi, Sassone si gira per evitare l'incidente. Nico si è girato per evitare un frontale con te, cazzo. Ma guardalo, ma sarà utile al mondo una persona che schifo, neanche una scimmia che si aggrappa alle banane di oboie. Dio Maia, allora basta, quando è troppo. Ai box dovremo parlare.
e vale per tutti e due. Forse all'Asse conviene correre con un solo pilota. E dicevo, sì, atmosfera tesa in casa Haas, però il colpo di scena è questo. È proprio per questo. E si sono iscritti infrangendo il regolamento i 3 piloti citati, quindi arriva la squalifica. Però è incredibile, Fantini, Campana, quel che è successo è surreale. Con il tutto nato da una situazione di doppiaggio non andata per il meglio per Campana, anzi ha perso 2 secondi, Fantini ne ha approfittato, contatto con Campana che è finito fuori all'ultima curva e chiude al secondo posto dietro a Fantini, completa il podio Vallieri, poi Lorenzo Occhi, Ftoni, Domi, Zanichelli, Schuban, Giardina dalla libera le prime 10 posizioni. Fantini ottiene anche il giro veloce per la gioia di se stesso e di Mercedes AMG. In 11ª posizione Pinca, Bignozzi, Barone, Milan, Sassone, Beneventi, Canella, Lopez, Niskanen in 19ª posizione, ma sono stati squalificati i piloti che appunto si sono aggiunti in extremis. Vediamo invece come siamo messi in classifica. Aurucci resta leader, 192 punti, 177 per Vallieri e Campana, 139 per Domi. Adesso gara 2. C'ho un caldo da porco, non so spiegarmi sto coso qua. Caldo. Ma sempre è successo all'ultima curva. Ma io ti ho fatto passare, hai visto? Hai fatto bene. Ti ho visto. Hai vinto tu? Hai visto tu? Patrick! Beh, È successo un disastro. che è successo? Non è te, quel pezzo di cazzo che non sa fare. Ma io vi ho fatto passare? Sì. Io vi ho fatto passare. Bravo, tu davanti. Avevi 2 secondi di me, 1 secondo, io ogni tanto contavo. Giusy, hai fatto un casino della Madonna. Ma era Giusy? Non l'ho mai fatto anch'io, non è te, quello lì che mi ha accusato a me, che mi ha fatto tirare. Ma chi è che ha fatto? Ma io ti ho sorpassato l'ultima volta, mi hai fatto caldo. Tu eri davanti a lui. Sì, io vi ho fatto passare. Ma no, sono partito male, ho avuto anche una sfiga di qualcuno da evitare. Poi ho rimontato un po' e... Eri tu quello che è buttato fuori? Non eri tu chissà. Fuori no, avrò perso, lo so chi era che tipo un po' sbandato, io l'ho un po' colpito, ho perso un po' di tempo ma non tanto. No, gli ho fatto una cosa assassina, però non so che cazzo fosse, adesso vediamo. Non voglio commentare più di tanto questa situazione perché, come ho spiegato ad Arturo nel dopogara, è una cosa che avrei fatto anche io. Non voglio essere ipocrita. Ti stai giocando la prima vittoria, anzi era la prima vittoria per tutti e due. È chiaro che ci provi. Lui l'ha fatto in maniera molto dura, ma il tutto è nato dal fatto che quando sei doppiato ti devi guardare dietro. A prescindere, cioè se vedi che vieni toccato da dietro ti giri un attimino. E io ero unico deficiente con la felpa arancione, non sono mai stato lì in zona con te, capisci? Adesso non è per essere stronzo, perché tanto alla fine sono tutte cose che ho già detto a Giuse. Anzi, anche con questi toni, perché ero un po' nervoso nel dopogara. Però, a prescindere, sono cose che metto in conto e che possono tranquillamente succedere. A me ciò che fa incazzare, come dicevo prima, mettiamo a caso che al posto di Arturo ci fosse stato Joachim, non pronuncio il cognome perché non sono capace, e mettiamo caso che al posto di Giuse ci fosse stato Niskanen. Mettiamo quindi caso appunto che erano i 2 nuovi, cioè se per i 2 piloti nuovi io avessi dovuto perdere la gara e magari se fosse andata peggio magari finire contro un muro di gomma e buttare nel cesso il campionato, e quello ti fa girare il cazzo. Mettiamo un attimo queste cose quando si mette dentro a una gara della gente alla cazzo di cane, magari una gara di campionato, come è stato spiegato sia in fase di prenotazione che in fase di arrivo al circuito. Fortuna vuole che quelli lì non hanno fatto un cazzo, perché è il minimo, cioè quando vieni buttato dentro in una cosa in cui non c'entri. Fatto sta che l'appuntamento alla prima vittoria è rimandato, non va comunque troppo male perché adesso gara 2 è un vero e proprio affare tra me e Franz. Siamo a 15 punti da Aurux e siamo pari. Chi arriva davanti vince, e soprattutto non posso permettermi di arrivargli dietro, perché anche mettendo caso che facciamo tipo quinto e sesto con il giro record mio e arriviamo pari, vince lui, perché lui ha 3 vittorie contro le mie 0, motivo per il quale non devono esistere sconti. Questa gara è importante per tutti e due
è proprio perché è una gara importante per entrambi e soprattutto perché ci sono gli outsider. Io odio usare gli inglesismi, mi sta sul cazzo perché abbiamo una lingua italiana, ma non mi viene in mente adesso un termine perché sono un cazzo di cervello con un neurone che corre su una ruota da criceto. Ci sono gli outsider, devo dire questa parola di merda, come possono essere Rami, come può essere Lore Occhi che è stato velocissimo, e come può essere soprattutto Arturo, che avendo saltato 2 gare è fuori dai giochi, però è velocissimo in questa pista. Dunque, con tante variabili in gioco, cosa ci possiamo aspettare da questa gara 2? Lasciamo che ve la possiate godere, cosa ne dite? L'ultima gara dell'anno, 9 giri, la seconda manche che chiuderà i conti. Andrà a eleggere il nuovo campione. Oh! Non frena! Non frena! Hai frenato a fondo. Fate a far così, ma va lunghissimo il freno! Lo hai sentito proprio totalmente molle da non riuscire a girare. Non so, ho provato a far così là in fondo, proprio sono andato lunghissimo. Entra ai box e prendi il muletto allora. Deve appellarsi al muletto, deve appellarsi alla macchina di riserva, all'Aston Martin di riserva, però ecco un brivido per Campana che nel giro di installazione è rimasto a quanto pare senza freni. Perché passa là? I freni gli hanno fatto ciao ciao, quindi gli tocca correre col mezzo di riserva. Qui la reazione di Domi che se la ride, sì, problemi ai freni, Campana quindi cambia vettura, la AMR 24 non andava più in frenata, ecco, sarebbe stato un po' pericoloso correre senza freni, soprattutto per motivi di salute, ma anche perché Campana si sta giocando la vittoria del titolo con Aurucci assente. Per Campana è di fondamentale importanza vincere questa gara se vuole laurearsi campione, un po' più difficile invece per Vallieri, terzo nella prima sprint. Riedel risulta in questo caso 20°, però ricordiamo che Lopez, Niskanen e Riedel sono sotto investigazione anche nella seconda manche per un'irregolarità nella fase di iscrizione alla corsa, quindi Fantini, Campana, Vallieri, Occhi, Ftuni, Domi, Zanichelli, Schuban, Giardina dalla libera, i primi 10. Questa classifica va a comporre la top 10 dalla libera. Si divertono con poco questi ragazzi. Che cazzo? È la retromoderna, Dio porco. Beh, dai, credo che l'esclamazione faccia capire tutto. Nel frattempo, bandiera verde in fondo alla griglia di partenza. Ci siamo, le luci si spengono. Ultimo round, parte l'ultima gara della Dagli del Gas Car Series per il Gran Premio di Misano. Si decide il titolo con un Campana che va a caccia della vittoria. Vediamo se sarà invece Vallieri ad approfittarne sin dalle prime curve della traiettoria interna. Ce la fa Vallieri che fa una buona partenza, si mette davanti a Fantini. Attenzione a Campana che invece scende in terza posizione. Non sono il suo forte le partenze e l'ha dimostrato anche in questo caso. Vediamo invece Domi che riesce a sbarazzarsi di entrambi i piloti davanti a lui all'ingresso di curva 4. Per Domi un'impresa, per Domi e Ferrari un'impresa. Battere Aston Martin nella classifica costruttori sarà difficile. Intanto Occhi in quinta posizione davanti a Dalla Libera, Aston Martin a Campana e Zanichelli al terzo e quarto posto, quindi in una posizione decisamente comoda, ma in 9 giri può succedere assolutamente di tutto. On board con Campana che prende i riferimenti su Vallieri, un Vallieri che finisce leggermente lungo, si passa per la prima volta nella curva in cui Campana prima è finito fuori pista, è stato coinvolto in un contatto con Fantini perdendo la vittoria, una vittoria che gli è stata tolta. Fantini che ha vinto la corsa con Mercedes. Qui invece Domi prova ancora a insistere nella sua rimonta nei primi chilometri della gara. Beneventi al via non brillante, ha discusso tantissimo con il suo compagno di squadra, anche con il team, ed è forse una rottura questa tra Beneventi e il team Haas che ha raccolto pochissimo in questa stagione. Intanto attenzione perché Occhi e Zanichelli lottano. Occhi all'esterno, potrebbe essere una buona idea questa per passare. La regia però stacca subito su Jürgen Domi. Un po' una replica questa con Domi che va all'esterno. In gara 1 è andata male questa scelta, però rimane in pista, passa così Domi che scavalca Barone, il suo compagno di squadra. Occhi dopo vari tentativi passa Zanichelli per il quarto posto, ce l'ha fatta, ottimo sorpasso, molto pulito, mentre Fantini va via, registra il giro veloce, subito battuto però da Patrick Campana che incrocia le sue traiettorie con Vallieri. Doppio punto di corda qui nella curva 1, la curva 2, qui vedremo che in classifica la situazione in campionato andrebbe ancora a sorridere da Aurucci per soli 3 punti. Intanto c'è un testacoda di Schuban, e coinvolto credo anche Giardina. Vediamo il replay. Un peccato per Schuban perché in gara 1 stava andando veramente molto bene la sua serata. In realtà poi tutto è diventato molto difficile con il calo di rendimento. On board camera car su Lorenzo Occhi, la sua Sauber. È stato decisamente accorto nel tenere spazio all'interno. Qui invece vediamo cosa è successo
con Jürgen Domi che partiva 11esimo, scatta bene Zanichelli che va all'interno di Ftuni. Domi invece a quanto pare ha perso un po' di posizioni e in partenza, ecco perché Domi si è trovato Giardina proprio davanti e lì ha regalato posizioni su posizioni agli avversari. Beneventi, dicevo, tante perplessità perché voci dal box AS dicono che la pessima partenza, il ritmo lento, anche con Sassone potrebbe esserci qualche inghippo, qualche problema all'interno del box AS, mentre tutta la nostra attenzione si concentra su Patrick Campana che taglia secco sul cordolo, sta provando e riprovando da 3 giri, 2 giri e mezzo anzi per la precisione, a scavalcare Vallieri. Ha bisogno del secondo posto perché sarebbe campione. Domi intanto sì, ha la top 10 a portata, però sembra che i sogni Ferrari non vadano a concretizzarsi. Lopez, Niskanen sono in ottava e nona posizione, quasi stretti contro il muro, quasi stretto contro il muro invece Campana che incrocia la traiettoria prima del traguardo, prova ad avere la meglio su Vallieri. Nel frattempo Fantini allunga, non può scappare Campana, non può lasciarselo scappare così come Vallieri. È un duello da mondiale questo, con Campana che deve accodarsi, non ce l'ha fatta e siamo ormai entrati praticamente nella seconda metà della gara, pochi chilometri alla fine di questa stagione che è stata meravigliosa, con tanti ribaltamenti di fronte, ribaltamenti che arrivano anche in classifica, con il duello che vede Jürgen Domi osservare una bagarre a 4. Domi recupera facilmente posizioni approfittando di queste battaglie. Davanti a lui c'è Ftuni che copre quanto possibile le traiettorie, le porte, non lascia aperte quelle porte che potrebbero consentire il passaggio di Domi, che rimane al di fuori della top 10, mentre Campana sembra aver messo un po' di pepe sulla coda di Vallieri che ha sbagliato la traiettoria, tutte traiettorie difensive che portano Vallieri a esporsi all'attacco di Campana che ancora prima dell'ultima curva sale al secondo posto, si protegge poi all'interno, guarda a sinistra. Vallieri è stato decisamente corretto però in questo caso perché ha capito di non poter tenere la posizione, ha fatto passare Campana e allora ci riprova ancora una volta, ma che spunto, che accelerazione da parte di Vallieri che si riprende la piazza d'onore. Fantini invece scappa lì davanti, Niskanen e Lopez stanno battagliando, esce male l'argentino che viene passato dalla McLaren di Mattia Pinca, ottavo Pinca si mette in mezzo alle 2 wildcard che però sono sotto la lente di ingrandimento della direzione gara per, come detto, delle irregolarità in fase di iscrizione. Continua invece la battaglia tra Campana e Vallieri. Campana con un po' di malizia si apre quella porta che potrebbe risultare in un ottimo sorpasso per il secondo posto e ce l'ha fatta Patrick Campana. Vallieri invece non può rispondere adesso, deve rimandare i tentativi di risposta alle curve successive, nei giri successivi. Attenzione intanto di traverso Pinca che la controlla in extremis, invece Domi pizzica il cordolo, chiude la traiettoria, sorpasso per Jürgen Domi che adesso posa il mirino su Lopez e su Niskanen. Lorenzo Occhi in tutto ciò registra il record in 46.234. Campana invece prova a recuperare questo secondo 3 che lo separa da Fantini. Ancora Vallieri che non ha abbandonato l'idea di restare davanti a Campana, ci prova, si appoggia quasi come se fosse in NASCAR con il bump draft, ma in prima per Dai Bel, stai girando molto meglio. Possiamo aspirare alla P14. Hai dietro Giardina. Difendi la posizione a tutti i costi. Non preoccupatevi di lui, se è abbastanza furbo capisce che deve andare ben via da lì, Un Beneventi che avvisa Giardina, ecco. Credo che in Casas ci sia bisogno di un po' di carica, un po' di fiducia. Ho visto un po' spento, ma probabilmente ieri sera ha fatto tardi l'ingegnere di pista, che peraltro ha dovuto anche controllare 2 piloti molto calienti. Chissà cosa ha bevuto ieri sera. Beneventi. In tutto ciò, sesto giro, siamo agli sgoccioli, l'ultima fase di questo campionato bellissimo. Nel frattempo Occhi, il più veloce in pista, ha stabilito il record ancora una volta, è 1 secondo e mezzo da Vallieri, 1 secondo e mezzo in realtà da Fantini. Lotta a 4 per la vittoria, una lotta a 4 che ci fa immaginare un finale di campionato strepitoso con Fantini che ha 6 decimi di vantaggio su Campana, sfrutta tutta la pista all'esterno. Occhi per provare a uscire meglio nella parte centrale della pista tra la curva 7 e la curva 8. Qui invece Davide dalla libera in sesta posizione, passato da Niskanen, passa dalla libera. Non contentissimo, manovra dura, forse troppo, che rende cattivissimo e furibondo il numero 66, ma da rivedere perché la telecamera non ci ha fatto capire benissimo la dinamica. Attenzione Sassone che rimane quasi in traiettoria, Fantini va largo e per evitare l'as Campana ne approfitta e diventa il leader della gara ancora una volta Sassone, un doppiato potrebbe decidere questa gara. Rivediamo il replay, vediamo cos'è successo. Intanto siamo con Luca Milan in battaglia con Schuban, 15ª posizione. McLaren di Pinca che rallenta tantissimo, sembra avere qualche problema.
ma sarebbe interessante capire la dinamica di Sassone. Ecco qui l'episodio, grazie alla regia internazionale della FOM. Che controllo per Vallieri, ma Campana si è ritrovato nel posto giusto al momento giusto. Vallieri non ha parole dolci nei confronti di Sassone, che potrebbe essere l'arbitro ancora una volta di questo mondiale. Chi era questo? Era Sassone quello girato. Cazzo, è sempre al posto giusto, eh. Dai, andiamo a riprenderci la gara. È un Fantini un po' in stile Berlusca. E adesso ritorniamo in diretta, perché con Niskanen che ha passato Zanichelli, Domi invece ancora attaccato, cerca un varco su German Lopez, l'argentino. Lì davanti invece Campana, mezzo secondo di vantaggio su Fantini. Vallieri subito terzo. Campana con questa vittoria sarebbe campione, scavalcando un Aurucci che non è riuscito a presentarsi in pista perché è impegnato nei FIA Motorsport Games a Valencia. Oh, attenzione, attenzione Davide Dalla Libera, che rischio in questo caso per Dalla Libera, che sta lottando per il sesto posto. Attenzione ovviamente anche a un pacchetto di Niska che si estende fino a Domi, che però è rimasto lì in nona posizione, era 11esimo, non ha guadagnato molto, addirittura scende al 10° perché Ftoni passa prima di curva 14 all'esterno. Dalla Libera invece deve guardarsi negli specchietti, Niskanen è davanti a lui, però fa fatica a passare. Intanto Domi si riprende la posizione su Ftoni, sono appaiati in tre lì davanti, Zanichelli che attacca Lopez e German Lopez sembra doversi accodare. Nel frattempo driver of the day, Dalla Libera 37%, Campana 29%, Beneventi 16% con la sua Haas, ma credo solo e soltanto per i suoi team radio e il battibecco costante con il suo ingegnere di pista. Nel frattempo siamo alle ultime curve per Campana, la sua vittoria in gara 1 gli è stata tolta per un doppiaggio, è andato malissimo. Questa volta invece è proprio Sassone a regalargli la prima posizione e l'occasione di vincere gara 2 del Gran Premio di San Marino. Patrick Campana è ufficialmente campione, taglia il traguardo, bandiera a scacchi per Campana. L'occasione è stata accolta alla perfezione. Occhio invece all'arrivo in volata tra Dalla Libera e Lopez, ma il vero protagonista è Patrick Campana, che dopo la chiusura amarissima, nel frattempo bandiera nera per Niskanen e Riedel per un'iscrizione, problemi di iscrizione dicevo, dopo la batosta di gara 1 persa all'ultima curva, ma in realtà all'inizio dell'ultimo giro per un doppiaggio andato male. Questa volta prende il primo posto, ne approfitta di una situazione, di una circostanza favorevole e porta la sua Aston Martin al titolo. Piloti, Campana è il campione, Aurucci non è riuscito a difendersi a distanza, Fantini in seconda posizione, Vallieri al terzo posto. Si chiude così la Daia del Gas Car Series 2024 con il Gran Premio di San Marino, che vede Campana vincere gara 2 davanti ad Arturo Fantini. 25 punti fondamentali per il pilota di Ferrara, con Pinca che invece ha passato Schumann all'ultimo giro. La classifica vede appunto Lopez, Niskanen e Riedel squalificati. Poi abbiamo il recap della classifica con Campana che passa in testa al campionato, in testa al mondiale, Vallieri al secondo posto, Aurucci al terzo, non è riuscito a difendersi. Aston Martin campione squadre, leader nel mondiale costruttori, batte Ferrari, e al terzo posto Alpine. Quindi Aston Martin vince il titolo piloti con Patrick Campana e porta a casa anche il titolo costruttori. Ma sai che io non mi sono mica accorto della bandiera a scacchi? Io non ho capito, forse mi sono fatto un giro in meno, non lo so. È ritenuto opportuno farti la fionda, ho visto che c'avevi un po' di meno. Ce l'hai fatta? Giusi ancora, con Arturo. Sì, Giusi non sai correre. Ah, ok, davanti a radio. 46,9, sono uscito in Gerardo. Era per bandiera a scacchi, in ritardo sono passato, ma siccome Patrick è passato, io solo che giro in più non c'è stato. Ma ha vinto te o no? Ha vinto il mondiale. Anche la gara ha vinto? Ma chi è che si è girato all'inizio? Pensavo uno di voi primi. Ma infatti io ero incerto, ho spinto. Ma perché io ho visto 10 su 11. Io ho E visto poi la ho bandiera visto a tre scacchi che rientravano nei box e ho detto cazzo li seguo. Io non ho visto quello che la sventola. Cosa è successo ai box? Ma io che cazzo? No, io mi sono Alla fermato fine- lì perché io ho fatto tutta sta coda e ho detto che cazzo va nei box. Posso essere solo sopra? No, ma non era la tua classifica.
classifica. Non so di che si fatta, congratulations, te l'avevo detto, bravo. Quindi hai vinto anche la gara? Oh, vittoria della gara e vittoria del titolo. Let's go! No, vabbè, posso dire una roba. Era brutto vincere il campionato senza aver vinto neanche una volta. Sono d'accordo, come Mir nel 2020. È vero? Qua Perché ai boxer in questa coda? Oh, alla fine in tre ci siamo tipo mezzo girati, io, Rami, Ai box? all'entrata della pit lane, ma perché non capivo se dovevo continuare o no, perché la maniera a scacchi non l'ho vista io, è stato un attimo di follia. Anch'io, anche tu eri con me infatti, hai visto? Abbiamo evitato gli incidenti io e lui così, un pelo. Una cosa che non mi è piaciuta, purtroppo, che non ho visto lì, non ho corso come avrei voluto. Ho corso in maniera troppo aggressiva, troppo dura, ho fatto 2 manovre su Franz che, riguardandole, mi fanno schifo. La seconda, cioè quella in gara 2, dove mi sono definitivamente preso la posizione su di lui, nel male io quando ero sul kart pensavo di essergli affiancato, almeno con la posteriore, cosa che non ero. Ma in gara 1 non mi è piaciuta la manovra che dopo l'aveva portato sull'erba, quando ho cercato di infilarmi in mezzo tra Arthur e lui, appunto. È una manovra molto da NASCAR, da GT, ma siccome siamo sui kart quelle manovre non ci devono essere e mi dispiace. Quello che voglio dire è che nel male la mia vittoria è stata l'organizzazione di tutto il campionato, come detto prima, con i numeri di prima, aver avuto quasi metà griglia presente a tutte le gare, averne avuti l'80% presenti in 5 gare su 6, o meglio in 5 domeniche su 6, quella è già una vittoria di base, a prescindere da un campionato vinto perché il tuo rivale non c'era. Però bisogna anche essere onesti. Sono contento da un punto di vista perché non ho fatto proprio tutto da solo, cioè le riprese ci sono state quelle dall'alto, quelle che vedete dove c'è la griglia di partenza, tipo, grazie a Franz col drone. Alcune telecamere erano mie, altre sempre di Franz. Mi ha dato una mano fornendomi materiale in più per fare dei video fatti meglio. Aggiungiamo un Zanna che tra l'altro ho chiamato 2 giorni prima della gara, è uno di quelli che mi ha corso sempre tutte le gare col massimo adattamento, del tipo dove andiamo, mi ha dato, basta organizzarsi in anticipo giustamente per il lavoro, e tra l'altro mi ha portato dentro della gente, uno dei pochi ad averlo fatto insieme a Dallas, che mi ha portato dentro Samu. Zanna mi ha portato dentro Lore e Marco. Tuttavia, come ci sono i lati positivi, bisogna dire un po' tutto. Io devo lanciarla questa bomba. Io quest'anno ho dato il massimo, ho dato anche più del massimo, me ne rendo conto andando avanti verso la fine, perché inizialmente pensavo di farcela. Fisicamente ok, posso dire di avercela fatta, ma mentalmente non lo so. Ho dato tutto per questo campionato, ho fatto tutto quello che ho potuto nelle mie competenze, nell'impegno, ma bisogna imparare a essere un po' egoisti, e devo dire la verità, c'è una condizione nella quale io riorganizzerei il campionato, ma è una cosa che andrà discussa con il gruppo, perché attualmente non so, anzi non posso garantire minimamente una seconda edizione della Dagli del Gas Kart Series con lo stesso impegno. Non voglio lavare i panni sporchi in pubblico, quindi sarò molto vago. Non so né se ne vale la pena, e soprattutto, devo guardare anche me stesso. Io ho fatto una fatica allucinante quest'anno, che inizialmente mi aveva gratificato, ma che nella parte finale era diventata un macigno. Qui faccio una rivelazione. Al traguardo dell'ultima gara, la prima cosa che ho pensato non è sì, ho vinto, finalmente è finita, ho pensato, perché non ce la facevo più. Da metà Jesolo in poi per me la motivazione è andata, se c'è una condizione diversa si potrà organizzare una nuova edizione, in caso contrario questa, a livello di video, a livello di contenuti, verosimilmente sarà l'ultima. Perché stai vago ma lo fai in un video? Perché ho bisogno di una risposta. Farlo nella chat del gruppo può servire fino a un certo punto. Io ho bisogno di una risposta, e per avere questa risposta devo dirlo così, nel video. Se avrò la risposta, non so perché ho detto risposta, se avrò questa risposta, tutto è da vedere.
Prima di passare alle interviste finali, ci tengo a dire purtroppo non c'è la voce di Sassone. Ho cercato dappertutto sul telefono che non l'avessi inavvertitamente spostata da qualche parte, non la trovo, e l'unica spiegazione che io mi dia, visto che ogni volta sono sempre lì che giro, ragazzi le interviste, mi servono le interviste, chi non è venuto, eccetera eccetera eccetera, era che fosse abbastanza alterato per i fatti suoi, cioè no, per i fatti suoi, per un problema tecnico che appunto ha avuto durante la gara, vuoti di potenza, così, fosse un po' con la testa altrove, e col peso di avere alterato 2 gare, perché sì, va bene che ci scherziamo su, alla fine è un campionato per divertimento, però sotto sotto nella testa magari dici ma perché è andata così. Penso che l'unico motivo per cui io possa non avere la sua voce sia questo qua. Dunque mi dispiace anche per Giuse quando vedrà il video, e mi dispiace per l'audio. Purtroppo quel giorno lì non so che cazzo di evento ci fosse, ma c'era tipo un campionato, gente con delle tute, e poi uno col microfono, un cazzo di microfono di merda che strillava per tutto l'autodromo, ed era letteralmente impossibile trovare un punto dove si sentisse poco. Abbiamo girato un po' qua e là, alla fine avevo trovato un punto dietro un capannone. Il problema qual era? Che sì, si sentiva un po' meno il microfono, poi relativamente, perché come sentirete a volte si sentiva, però il problema è che lì c'erano sia le macchine che uscivano, sia il magazzino dei kart, quindi da un punto di vista si sentiva meno lui, ma si sentivano di più altri. Io lì non ci posso fare un cazzo, l'unica cosa, come mi diceva Katia, servirebbe un microfono, però anche lì torniamo su un tema, sono soldi, mezzi da investire, che ha senso investire se questa è l'ultima stagione, soprattutto l'ultima stagione con questo impegno? Non penso. Bisogna, anche lì servono delle risposte e bisogna parlare col gruppo, bisogna capire, ma finché non esce il video non avremo questa risposta, quindi l'unica cosa che possiamo fare è lasciarvi ascoltare le interviste dei ragazzi. È stato un piacere, spero che il campionato vi sia piaciuto nella sua unicità, nel suo essere spontaneo, a volte comico, meme e tutto, quel mix di professionalità e meme, e niente, noi ci salutiamo qua e vi lascio alle voci dei protagonisti. Niccolò Beneventi, reduce dalla sua prima gara e ultima del campionato. Che sensazioni hai avuto in questo finale di campionato? Guarda, sono completamente deluso dalla squadra, mi aspettavo di tornare in pista e avere una macchina decente, era una macchina inguidabile. Avrei preferito correre con un Pandino del 1970. Niente, adesso non mangiamo neanche, torniamo subito in fabbrica perché c'è un grande lavoro da fare. Non è possibile che appena mettevo il piede sul gas il carro sbandava, non riuscivo a fare le curve, completamente inguidabile. Ma è stata una sensazione costante o c'è stato un problema di comunicazione con la squadra? No, graduale? Una sensazione costante in tutte le curve, in tutti i settori. È continuato il tuo periodo di apprendistato, 2 gare fuori dalla zona punti, però dai fan, da tutti sono stati notati miglioramenti. Te come ti senti invece a tua volta? Mi sento contentissimo, soprattutto perché sento di aver dato il massimo. Gara 1, parlando con i miei avversari ma anche colleghi, mi sono reso conto che il problema era il kart e non io, quindi avrei potuto dare molto di più, cosa che in gara 2 si è sentita perché comunque sono arrivato alla fine penultimo, quindi molto soddisfatto di questo risultato. Se non fossi uscito di pista probabilmente avrei fatto anche qualcosa in più. Comunque non vedo l'ora di ricominciare per dare ancora il massimo. 2 gare circa nella metà classifica, in mezzo al gruppo. Come ti sei sentito dopo questo Misanino? Ma sono sentito abbastanza bene, diciamo che la pista mi è piaciuta molto, ovviamente uno non può sapere come può andare, comunque non mi è dispiaciuto la performance. E per quanto riguarda la prestazione, pensi che potevi dare di più o hai dato il massimo per la gara di oggi? Io ho provato a dare il massimo. Nel pre-gara dicevi piazzamento a metà classifica e più o meno sembra che tu ci sia riuscito. Sì, più o meno, dai, ho rispettato queste previsioni, giri di qualifica esattamente a metà.
Gara 1 sono un po' sceso di posizioni, mentre gara 2 sono riuscito a recuperarne, quindi buono così. E cosa pensi ti potesse servire per fare qualcosa di meglio? Pensi che ce ne avevi sistemando qualcosa o è il massimo? Ma secondo me in realtà era il massimo che potevo offrire in questa gara, anche perché gli altri erano veramente molto bravi e hanno girato in tempi ottimi. Come ti senti dopo questa Misanino? Qua è stata veramente competitiva la gara, ho notato veramente un sbalzo maggiore rispetto alle altre gare, soprattutto perché il controllo del kart che ho sviluppato qua secondo me è stato molto più tecnico. Sono riuscito a superare molte più persone, cosa che mi riusciva difficile prima, adesso invece ho combattuto veramente tanto e sono contento. Finito il campionato, ultima gara, speravo molto meglio sinceramente, però ho notato molti miglioramenti, sono contento e ci vediamo al campionato. 2 gare nei primi 10 e soprattutto un quinto posto in gara 2. Come ti senti dopo Rossano, che è stata un po' dura? No, mi sento una favola, questi kart erano fenomenali, sono gasato una cifra, anche se ho preso tante di quelle inculate che la metà bastava, però sono arrivato dove dovevo arrivare, fortunatamente è andata bene, che dire, io sono a posto praticamente con la classifica generale che si è fatta. Quei risultati poco concreti sono stati solo un ricordo, perché sembra che questa volta sei riuscito a mettere insieme i pezzi. Come ti senti? Allora, sono contento perché ho rispettato le aspettative che avevo, come avevo detto anche prima, e mi sono piaciuto sia io, mi è piaciuta anche la pista, perché penso che a mani basse questa qua sia stata la migliore sia per la pista in sé che per i kart, che andavano veramente forti e mi sono sentito quasi subito a mio agio e sono contento anche perché ho visto il giro veloce di gara 2 e sono molto soddisfatto. Piccola battuta d'arresto da quello che sembra dai risultati pubblicati dalla direzione gara. Come ti senti dopo questo Misanino? Ho fatto delle mosse troppo avvintate, ma dai, ce la siamo giocata fino all'ultimo, abbiamo dato tutto quello che potevamo. Come ti senti all'idea di aver concluso comunque il campionato intorno alla metà classifica? Dai, si vedrà, adesso parlerò con lo staff della Mercedes e vedremo di fare delle modifiche per delle prestazioni più forti. 2 gare in posizioni, possiamo dire, poco nobili. Cosa è successo? Pensi sia stata più una tua mancanza o un problema del mezzo? Più una mia mancanza, circuito nuovo, che cambiamo sempre, abituarmi a un nuovo circuito è molto difficile, ragazzi, anche analizzare le curve all'inizio. Comunque una cosa dell'altra volta, almeno ora questa non è Bocca, è San Benedetto, le acque della salute, l'unica cosa non mi hanno portato la salute in questa gara. PS, ci tengo a dire, San Benedetto non ci ha pagato per questa dichiarazione. 6° e 7°, così sembra dalla direzione gara, e campionato a squadre vinto. Come ti senti dopo questo campionato, dal quale inizialmente sembrava non dovessi neanche prenderne parte, sei arrivato all'ultimo? L'abbiamo dominato, però l'abbiamo vinto, quello è l'importante, ma non per merito mio, perché io ho fatto solo da aiutino e basta, però l'importante era vincere. E come ti sei sentito durante la gara di oggi? Oggi meglio su gara 2 che gara 1, ma ho capito come prendere le curve, perché le pigliavano troppo larghe, mi infilavano, per il resto un po' di figa qua. Una gara 1 che ti ha visto nelle posizioni che contano fino a una certa, e dalle indiscrezioni del paddock sembra che tu abbia avuto dei problemi tecnici in gara 2. Te cosa ci dici? Confermi, neghi? Confermo altamente, sono profondamente amareggiato. È un peccato perché la pista è bellissima e fino in gara 1 è stato fantastico. Sono rimasto primo per i primi 3-4 giri e poi è successo quello che è successo. Poi in gara 2, già dall'inizio, appena partita bandiera verde, sono rimasto dietro, perché io premevo e il kart era finita. Senti che potevi dare di più per queste gare o dici di aver dato il massimo? Sì, è un peccato, ho potuto dare tantissimo di più. Già i risultati di gara 1 te lo possono dire, però se fosse stata un'altra gara che non mi sarebbe dispiaciuto.
Stiamo parlando di dato che è l'ultima Alberto, buona Sergio. Arturo Fantini, finalmente conquistatore di una vittoria. Come ti senti dopo questo round a Misanino? Allora, è stata una gara complicata, neanche troppo in verità, che sono troppo abituato a dire così. La qualifica, dico la verità, essendo stato questo il primo circuito dove ho guidato un go-kart a motore, quando avevo 10 anni, devo dire che mi aspettavo comunque di andare abbastanza bene. Prima fila, secondo posto, in gara 1 ho avuto un'ottima partenza e con un po' di fortuna sono riuscito a vincere la gara, con un po' di fortuna, un po' di astuzia e cattiveria. In gara 2 forse mi sarei meritato di più la vittoria, però si chiama legge di compensazione, come dice il mio amico Patrick, legge del karma, e sono arrivato secondo. Comunque complimenti al vincitore del campionato e l'anno prossimo sono sicuro che ci rifaremo, sia io che la mia squadra, davvero, questa è una promessa. Questa è un'indiscrezione che è arrivata dal paddock, è vero che ci sono voci che ti vedono lontano dalla Mercedes? Preferisco rimanere fedele a quanto scritto sul contratto, quindi io fino alla fine dell'anno sono un pilota Mercedes. Grazie. Possiamo... C'è il tuo riflesso sul vetro che inquieta. La tua ultima gara con l'Alpine si è conclusa come, secondo te? Come commenteresti questa gara? Vabbè, visto già che la gara era molto competitiva, c'era troppa competizione tra tutti. Gara 1 è andata benissimo, sono finito quinto. Gara 2 purtroppo, per colpa dell'incidente che poi è successo, vado sempre in mezzo, sono finito ottavo. Però guarda, la pista era perfetta. Direi che ho lasciato una bella impressione. I rapporti con la squadra ci si lascia in maniera dolce o triste? Amici, però ti dico, ho avuto un'altra offerta, non dirò chi è il team, certamente, ho avuto un'offerta migliore e dovrei andare. 2 gare in settima posizione sembra, perché bisogna capire i risultati delle wild card che sono squalificate. Che sensazioni hai avuto dalla gara di oggi? Ma gare un po' incasinate, piene di contatti, piene di gente comunque in mezzo alle però dai, ci siamo divertiti, abbiamo capito piano piano come affrontare la pista, infatti mi sentivo abbastanza forte in gara 2, solo che appunto per via di troppa gente in mezzo non potevo esprimere al meglio il mio potenziale e va bene così. Doppio podio che però non è bastato per la questione campionato, come ti senti? Non è bastato, no, dai, ho fatto terzo, però sì, è stata tosta, sono finito fuori almeno 3 volte e ho rischiato tanto, di girarmi o comunque di non riprendere la gara e di perdere troppi posti, però nel complesso è andata bene. Senti che c'era un qualcosa di più che potevi fare per arrivare nelle prime 2 posizioni o pensi di aver offerto il massimo per questa gara? Penso di aver dato tutto, anche provando a riprendermi quando sono andato fuori. Non potevo chiedere un kart migliore la seconda gara, andava molto meglio. La prima non riuscivo a frenare e invece dopo ho cambiato kart tutto bene. Eccoci qua con il campione del mondo della DDG Kart Series Campana Patrick. Dopo il secondo posto in gara 1, la vittoria in gara 2, si aggiudica il titolo. Dei primi commenti a caldo. Allora, continuo a dire che il titolo era di Matteo Rucci, ha vinto tutte le gare tranne 2 quando correva. Ho sfruttato il fatto che era Valencia a correre sul simulatore, nella lì. Diciamo le cose come stanno. Gara 1 la dovevo vincere io e mi hanno inculato. Gara 2 la doveva vincere Arturo, è stato inculato lui. Legge di compensazione, va bene così. Non pensavo. E adesso che appunto hai appena vinto il titolo, il prossimo anno tutti ti guarderanno con più rispetto o magari con più voglia di batterti. Che idee, pensieri hai per la prossima stagione? Non lo so, perché anche inizio anno per tanti partivo da favorito, poi Frenz ha fatto
un disastro le prime gare e io ero passato a essere un po' quello di mezzo. Non guardo queste cose, penso a me. Un ultimo saluto ai fans e soprattutto alle fans che sempre ti hanno sostenuto e supportato. Allora, qui facciamo una parentesi, io ho ordinato una tromba su Amazon perché dovevo compensare una cosa. A me hanno sempre detto i piloti trombano come conigli, però non mi sembra, cioè non mi è mai arrivata uno di ma Iao che figo che sei, corri su una macchina adesso te la do. Non mi è mai successa sta roba qua, quindi andatevene a fare un culo